Amiche e amici, bentornati su Solfatara News. Siamo ancora qui, sospesi sopra una delle aree vulcaniche più complesse e delicate d'Europa. Un territorio che può sembrare immobile a uno sguardo superficiale, ma che in realtà è tutt'altro che fermo. I campi flegrei respirano, si deformano, accumulano energia. E quando i segnali iniziano ad allinearsi, è impossibile ignorarli, perché qui non esistono momenti davvero tranquilli. Anche quando tutto appare silenzioso, il sottosuolo continua a lavorare. Pressione che aumenta, gas che si accumulano, temperature che salgono. È un sistema vivo e soprattutto imprevedibile. Ed è proprio questa imprevedibilità che impone la massima attenzione. Il nostro monitoraggio non si ferma mai per un motivo preciso. Basta poco, pochissimo, per cambiare completamente lo scenario. Una variazione nei fluidi, un incremento della sismicità, un'accelerazione nei fenomeni fumarolici e il quadro può evolvere rapidamente. Ed è per questo che il progetto del sismografo indipendente diventa oggi più che mai fondamentale. Andare oltre ciò che si vede, intercettare le microvibrazioni del sottosuolo, significa avere un vantaggio cruciale: capire prima, anticipare, non arrivare impreparati. Se volete sostenere concretamente questo lavoro, trovate il link alla raccolta fondi su GoFundMe nel commento fissato e in descrizione. È un aiuto diretto a un sistema di monitoraggio continuo, indipendente e accessibile a tutti. Oggi, martedì 7 aprile 2026, siamo tornati in volo dopo alcuni giorni di pausa. Ma quello che abbiamo trovato al nostro ritorno è tutt'altro che rassicurante. La notte appena trascorsa è stata estremamente movimentata. Alle ore 4:30 è iniziato uno sciame sismico che ha interessato l'intera area dei Campi Flegrei, proseguendo senza sosta fino alle 11:30 di questa mattina. Parliamo di decine di scosse ravvicinate, con magnitudo comprese tra circa 1,5 e 3,3, con un evento massimo proprio di magnitudo 3,3, chiaramente avvertito dalla popolazione. Una sequenza sismica intensa, concentrata in poche ore, che indica un rilascio di energia significativo nel sottosuolo. Non un episodio isolato, ma un segnale che si inserisce in un contesto già attivo e in evoluzione. E quando la sismicità aumenta in questo modo, bisogna guardare immediatamente cosa sta succedendo in superficie. Prima tappa, la fumarola di Pisciarelli. Già da ieri pomeriggio, grazie alla nostra webcam attiva H24, avevamo osservato un aumento evidente del degassamento. Ma sorvolando la zona questa mattina, la situazione appare ancora più impressionante. Il degassamento è estremamente violento. Getti di vapore densi, continui, spinti verso l'alto con forza. La pressione interna è chiaramente elevata e lo si percepisce anche visivamente. Le emissioni sono più volumetriche, più compatte, più aggressive. Un dettaglio che non può essere sottovalutato è il calo evidente del livello del liquido nella polla. Questo significa che la pressione dei gas sta prevalendo sulla componente liquida. In altre parole, il sistema sta spingendo di più dal basso. Meno acqua, più vapore, più pressione. È un equilibrio che cambia e quando cambia lo fa perché qualcosa sotto si sta modificando. La temperatura rilevata oggi alla fumarola Pisciarelli è di 109,4 gradi centigradi. Un valore alto, ma soprattutto coerente con una fase di forte attività. Ci siamo poi spostati verso il cuore della Solfatara e qui lo scenario non migliora, anzi. La fumarola di Bocca Grande mostra un degassamento imponente. Le emissioni sono abbondanti, diffuse e coinvolgono non solo la bocca principale, ma anche diverse aree circostanti. Ma il dato più significativo è la ripresa dell'attività nella parte alta del cratere, dove si nota chiaramente un incremento delle fuoriuscite di vapore. Segno che il sistema non sta solo lavorando in profondità, ma sta anche ridistribuendo le pressioni in superficie. La temperatura rilevata oggi alla Bocca Grande è di 186,6 gradi centigradi, un valore estremamente elevato che indica una forte alimentazione energetica del sistema. E quando mettiamo insieme tutti questi elementi, sciame sismico iniziato alle 4:30 con magnitudo fino a 3,3, degassamento intenso e in aumento, calo dei liquidi, temperature fumaroliche elevate, il quadro complessivo diventa molto chiaro.
Il sistema calderico dei Campi Flegrei è in una fase di attività sostenuta, dinamica, in continua evoluzione. Non si tratta di un singolo segnale, è la contemporaneità di più segnali che deve far riflettere. Perché quando sismicità, gas e temperature iniziano a muoversi insieme, significa che il sistema sta reagendo, si sta adattando e potenzialmente si sta preparando a qualcosa. Noi continueremo a monitorare ogni variazione, ogni dettaglio, ogni anomalia, senza pause, perché qui perdere anche solo un segnale può fare la differenza tra capire in anticipo o accorgersene quando ormai è troppo tardi. Restate con noi, seguiteci ogni giorno e sostenete questo progetto. Da Solfatara News è tutto, ma qui l'attenzione non può e non deve mai abbassarsi. A domani.